Ciao impallinati, ben ritrovati. Oggi parliamo di una novità che è arrivata nel 2023 ma che fino al 2024 secondo me farà parlare di sé. Si tratta del modello Cima N4 Novesche. È veramente buono come dicono? Ci sono tantissime cose da dire su questa nuova edizione della Cima che si è unita insieme ad altri brand ultimamente come la Golden Eagle, la Well eccetera eccetera in un'unica collaborazione di fabbriche in Cina per produrre una serie di fucili di una qualità decisamente superiore. Cosa è cambiato? È proprio questo, la qualità. Chiaramente stiamo parlando sempre di medium cost. Qua ci aggiriamo intorno ai 390 euro. Per quello che mi riguarda si tratta di un medium low cost, sapete come la penso, ma andiamo subito a vedere che cosa ci offre questo fucile sotto l'aspetto ad esempio estetico, quella che salta prima all'occhio, diciamo. Sotto l'aspetto estetico non abbiamo veramente niente da lamentarci, perché questo fucile arriva con una scocca che è fuori dal comune. Veramente è difficile trovare fucili con una scocca così ben realizzata. Fino ad oggi abbiamo dovuto guardare tra le marche più blasonate per avere un out of the box di questa fattura. Qualche anno fa le fabbriche che producono Specna Arms, Mako e quant'altro hanno creato dei modelli che ci potevano piacere, ma la Cima non era entrata in questo gruppo di fabbriche. Ecco, ad oggi possiamo parlare effettivamente di un nuovo miracolo. Guardate bene di che cosa si tratta. Tutto è rifinito veramente molto bene. Marchi Novesche ovunque. Ricordo che questo fucile è in collaborazione con la Evaik Group, quindi ha gli engrave originali ovunque e sono abbastanza realistici, sono un pelo più sottili di quello vero. Se vogliamo fare proprio il pelo nell'uovo, anche sui vari pin le croci novesche non sono proprio identiche a quelle originali, sono leggermente più sottili. Guardate bene come sono realizzati tutti gli engrave. Li abbiamo praticamente dappertutto, anche sulla canna. Una barra argentata. Lo sportello con questa scritta 300 Blackout. Anche sulla leva d'armamento. Come potete osservare comunque sono molto ben realizzati, al di là di qualunque critica che si possa voler fare. I perfezionisti perdoneranno ricordandosi che si tratta di un medium cost. Anche sulla guardia del grilletto, molto bella, anche l'impugnatura molto interessante. Ok, presenta qualche sbavatura, il calcio, guardiamo il suo caricatore.
Beh, forse qua su questo hanno un po' peccato. Devo ammettere che il polimero leggero poteva andare bene se non ci mettevano questi finti colpi sotto. Magari li potete togliere e usarlo lo stesso, perché sinceramente è proprio brutto, guardate un po'. Cioè, si vede proprio che sono finti posticci. No, anche no. Esteticamente non possiamo dirgli assolutamente nulla. Sì, forse qualche dettaglio non perfettamente identico a quello di un fucile vero, ma ricordiamoci che le repliche di scocche dell'N4 molto vicine a quelle vere costano dai 600 ai 700 euro per fare un upgrade, e l'unica che c'è sul mercato per le A e G, al di là di quella realizzata dalle Weick Group insieme all'APS, è quella della ENC, che secondo me è un po' la stessa. Insomma, siamo, come dicevo, le stesse fabbriche che fanno le stesse scocche. C'è una qualche differenza, come vedremo con la Double Eagle quando parleremo di un N4 Gas Blowback. Farò un video nel prossimo futuro dove l'estetica è molto più assimilabile al fucile vero, ma i colori, la verniciatura, le finiture, gli engrave sono veramente eccellenti. Parliamo ora della solidità, di come si comporta questo fucile, della parte di meccanica esterna. Per la meccanica esterna partiamo subito dalla prima cosa che mi interessa: se ci sono giochi nel fucile. Pochissimo gioco nel caricatore, ma sappiamo che il gioco nel caricatore un minimo è un agio che vi consente anche di fare un free drop, ma nello stesso tempo quando ascoltiamo i click dell'incastro del caricatore, sentite, sono veramente soddisfacenti. Quindi minimissimo gioco con il suo caricatore originale. Posso già dirvi che ha un enorme gioco con altri caricatori che solitamente usiamo, tipo i PTS o i Lonex. Gioca molto di più, ma quella è una cosa risolvibile, sappiamo come. Se poi siete curiosi fatemelo sapere nei commenti che ve lo scrivo come si fa. Parliamo ora del calcio. Non ho messo il mute, non c'è. Togliamo il caricatore che crea un po' di questo è la leva, questo è il suo pezzo di plastica qua sotto, ma il calcio non ha un minimo gioco né in una direzione né nell'altra. È perfetto. 6 posizioni, 1 2 3 4 5 e 6. L'accesso alle batterie può avvenire tramite un ampio vano direttamente senza togliere il calcio. Ok, comunque una volta messo è difficile da togliere. Ok, oppure semplicemente attraverso il calcio. Togliendolo del tutto potete accedere al suo tubo, dove troviamo già cavi a bassa resistenza con l'attacco DINS. Ormai il DINS sta diventando uno standard. Poi abbiamo leva d'armamento molto stabile rispetto ad altre. Guardate, anche questo minimo gioco che ha ce l'ha, però è molto stabile rispetto a tanti altri, e apre lo scomparto del finto bolt lasciandolo aperto e permettendovi di poter regolare un hop-up rotativo di serie in Zama. Quindi abbiamo il ball catch attivo e lo sportellino che si chiude benissimo anche qui, perfettamente. Clic, fantastico. Sgancio caricatore solo destro e passiamo a un'altra cosa importantissima per me, il selettore.
Allora, molto buono, non è eccellente come ad esempio i selettori della Evolution, che sono veramente il non plus ultra sul mercato, ma il passaggio soprattutto da safe a semi mi piace molto. Secondo me bisogna lavorarci un po', dopo un po' prende... Era nuovo, quindi... leggermente upgradabile questo, ma direi che è ottimo, comunque solido, non ha giochi. Di serie abbiamo un grilletto tradizionale, elettronico, perché adesso poi parleremo della parte interna, della meccanica interna di questo fucile, che ha un'elettronica interna proprietaria che vi consente di avere un grilletto elettronico, non tanto di poter modificare la quantità di colpi e quant'altro. Un MOSFET, un grilletto elettronico per avere proprio il tiro delicato, quello che piace a voi tamarri. A livello di solidità generale è un blocco di marmo, veramente è... Adesso non abbiamo nessuna torcia, nessun dot, nessuna parte di accessorio montato nella parte frontale e abbiamo un peso posteriore maggiore. Questo fa ben sperare. Con una batteria dietro e con eventualmente un unpack o qualunque cosa vogliate montarci sopra, una torcia, diventerebbe, o anche un silenziatore, manterrebbe il bilanciamento, che deve essere, se sapete bene, qua in centro, quindi ottimo anche in previsione di qualcosa da montarci sopra. Mire abbattibili, che potete solo sentirlo dal rumore come sono perfette, in polimero, ma devo dire un polimero che sembra molto resistente, non hanno nessun gioco da nessuna parte. Regolabili in alzo nella parte frontale, in deriva nella parte posteriore, con anche la possibilità di scegliere di flippare per un bersaglio vicino o, più preciso, lontano. Anche sotto le mire non poteva mancare un marchietto Novesche. Abbiamo visto anche che c'è un attacco QD nella parte posta subito sotto al calcio. Questo è anche molto apprezzabile, di solito non ce n'è di serie, molto utile, io lo uso spessissimo qua, l'attacco, diciamo che se non c'era l'avrei messo. E infine impugnatura, l'impugnatura è molto bella, ricorda un po' le impugnature della Magpul e oltretutto è verticale, ok? Meno inclinata, quindi più verticale, che ci consente di utilizzare molto meglio questo tipo di repliche, i combat in CQB o comunque in spazio stretto, che poi è molto bello, ma ce ne fossero di CQB, ce ne sono sempre meno. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Infine, la parte del motorino è chiusa con uno sportello bello solido ed è, come vedete, fissata da due agganci, uno da un lato, l'altro dall'altro, che potete smontare schiacciandoli e tirando fuori il motorino senza dover svitare niente. Questa è una tendenza che ultimamente è andata un po' per la maggiore. Comunque in questo caso, anche se dovesse prendere botte, per il fatto che ha qua gli sganci molto arretrati rispetto al fondello, mi dà un po' più di sicurezza rispetto ad altre soluzioni, e anche la situazione del fondello mi sembra un po' più robusta di altre cose che ho visto in giro, che se prendono una botta, se il fucile cade con questa parte qua, può rischiare di essere magari un po' un problema, ma insomma ci dobbiamo abituare alle novità e questa è una delle novità che vanno un po' per la maggiore, soprattutto per chi ci mette spesso mano e deve togliere e mettere motorini, non certo in gioco, in game. A me come giocatore non mi è mai servita una simile cosa, ma c'è, è qua. E questo diciamo che è tutto per quello che riguarda la meccanica esterna. Ora parliamo un po' dei eventuali difetti che ho già riscontrato e che ho visto in questo fucile. Parlando della parte di meccanica esterna o comunque di strutturazione esterna, una cosa che non mi dà tanta fiducia
è proprio questa valvola di recupero gas. Sono contento che ci sia il finto recupero gas, a me questi dettagli sapete che piacciono un sacco, ma la parte di M-Lock posta proprio sopra il recupero gas ha pochissimo agio in senso di altezza per poterci infilare degli accessori, per cui quando ho provato a infilarci degli accessori mi sono accorto che in questa zona dovete scegliere o a metà da un lato o a metà dall'altro, perché se provate a mettere tutte e due le viti lì non ci sta, non ci stanno proprio come altezza. Quindi questa è la prima rottura di balle. Se a voi serve proprio lì l'impugnatura, non potrete installarla, dovrete installarla un po' più avanti. Fortunatamente per le mie misure è un po' più avanti, quindi non mi disturba, però non è per tutti e rompe le scatole. Quello è un primo errore, bastavano pochi millimetri in meno. Come abbiamo detto, il selettore da semi ad auto non è proprio brillantissimo. L'altra cosa è il caricatore che balla un po' troppo con gli altri, però abbiamo già detto si può recuperare quello, non è un problema, soprattutto negli M4. L'importante è che non balli troppo anche in tutte le direzioni, ma il laterale è facilmente risolvibile. L'altra cosa che un po' non mi è piaciuta è questo passaggio di cavi è proprio alla luce del giorno qua dietro, e tutto il gearbox è libero, cioè questo quick detach va direttamente verso il gearbox, è un buco verso il gearbox. Allora, nel momento in cui noi abbiamo il fucile con il quick QD attaccato proprio su di lui e piove, non è un problema, perché l'acqua comunque entra da altre parti. Però nel momento in cui magari il quick QD ce l'abbiamo attaccato al calcio, abbiamo un altro tipo di calcio e abbiamo proprio sto buco esposto, l'idea è che proprio lì vada una quantità di acqua incredibile che poi scende direttamente nel motorino e in tutta la zona vicina al grilletto, soprattutto se c'è un'elettronica on board, non è una cosa che mi faccia impazzire. Anche questo è una cosa risolvibile, potete crearci una guaina, una roba, e soprattutto i cavi magari un meccanico li potrebbe far passare un po' più lateralmente, proprio perché anche lì non c'è troppo agio tra gli attacchi QD che hanno una profondità e i cavi, rischi di toccarli e alla lunga insomma non è una bella cosa, ovviamente. E direi basta, questi sono i difetti che ho potuto trovare così da un punto di vista di meccanica esterna. Tutto quanto funziona effettivamente molto bene. Passiamo adesso alla meccanica interna. Però sapete cosa vi dico? Io non mi fido del mio giudizio. Facciamo una cosa. Prendiamo questo fucile e andiamo a chiedere a una persona che ne sa. E ci risiamo. Ho trovato la soluzione. Facciamolo! Allora, già a prima vista buona l'idea di rinforzare la parte anteriore con questa nervatura qua, infatti è decisamente più spesso, quindi abbiamo praticamente 2-3 mm di materiale in più di spessore, che solitamente la parte più critica è questa qua davanti, che deve reggere lo stress dei colpi del pistone. E interessante anche la soluzione delle boccole, quindi con le piene su quelli che devono, diciamo, sforzare di più e cuscinetto sul conico, e quindi andiamo dentro a vedere come è messo. Allora, ball catch funzionante, quindi abbiamo la sua levetta col dente di sgancio, quindi lo togliamo. Ok, molettina che è anche abbastanza lunghetta, questa vite qua esterna, quindi andiamo a togliere anche questa, e per il resto e voilà.
Oddio. No, boccole non mi piacciono più. Lasciamo perdere le boccole allora. Hanno fatto quelle lì col triangolino con la crocetta che tiene dentro il grasso. Il problema è che l'ingranaggio non appoggia bene in tutti i punti, quindi puoi avere dei giochi e a lungo andare no buono. Boccole negativo, pollice Quindi giù. ni. Oddio, magari a girare originale va bene, però non andrei. Oh, curiosa. Allora, dentro hanno sto pistone qua, con tutti i denti in metallo, una testa a fungo, diciamo, che sarebbero le teste silenziate di una volta, però è pesantissima. Pesantissima, dopo vi faccio vedere, proviamo, la metto sulla bilancina e vediamo cosa pesa. Gruppo aria, spinge pallino in plastica semplice, senza o-ring interno. Vabbè, questo è un classico asta. Oh, carina invece la testa cilindro, dove ha un bel pad in gomma abbastanza spesso che può smorzare le vibrazioni. Cilindro discreto, sembra ben fatto, anzi, però boh, bisogna vedere come lavora. Però diciamo in linea di massima non sembra, come base non è malaccio, ma si può fare di meglio. Allora, ingranaggi. Già leggendo in giro anche su forum esteri, dovrebbe essere ingranaggi, una terna high speed con corsa corta già fatta di fabbrica, quindi una meccanica di per sé abbastanza reattiva. Strano delayer così, non se ne sono mai visti, col dentone grande. Forse anni e anni fa c'erano della Element o altre marche, forse anche della Cima. Le stanno riutilizzando. Però anche qua, diciamo, finché originale va bene, però se vogliamo fare una preparazione sicura e affidabile usiamo altro. E qui anche il suo bello, il pignone sembra fatto bene, i denti sono ben definiti, non finiscono la contro ma è stato lavorato qua, quindi è leggermente alleggerito. E questo è il centrale, un po' di grasso spennellato qua e là. Allora, elettronica, togliamo il grilletto, andiamo a vederla. Quindi sostanzialmente ha uno switch qua, che è quello che va a comandare il grilletto, cioè quello comandato al grilletto, bloccato da una vitina qua, e va bene. Vabbè, qui c'è un condensatore, qui c'è tutto il resto dell'elettronica. Va bene, diciamo che siamo nel 2024, i circuiti SMD ci sono da 20 anni, 30, e qui hanno montato roba che si usava 20 o 30 anni fa, però funziona. Diciamo che non è al passo con i Titan moderni, diciamo non di ultima generazione, insomma. Però testato funziona, quindi tra l'altro qua è robetta interessante di qua. È curioso il fatto che hanno, praticamente questa è una, come si dice, pasta termica. Si vede che questo è il componente dove, diciamo, dove passa la corrente, quindi questo si scalderà, e quindi con la pasta termica si va a appoggiare al guscio. Infatti guarda la tela qua, e quindi sostanzialmente il guscio ti fa da dissipatore di calore, che è la tecnica che usavano sugli Ascu tipo 10 anni fa. Sì, è lui, perché guarda, tocca proprio lì. Oh, questo è questo, mi sa. È il primo? Questo qui è da tagliare, vero? A occhio proprio. Questo qui è da togliere. Quello lì, perché sennò non entra lui. Sì, sì. E quello chiude. Ah, vabbè, è una delle viti che chiudono. Quello è dove passa questo qua, che è la sicura meccanica del grilletto. Che tanto la devi togliere. Che va tolta. Quindi e quindi chi se ne frega. Sostanzialmente è da dremellare lì. Sì, sì, sì. Fare lo scasso e toglierlo, perché ha quella sicura meccanica da togliere.
la differenza tra un condensatore del Titan e il condensatore del Cima. Uguali. È rozzo, però funziona. Sì. Cazzo tiene. Ok, quindi hai i LED di stato lì sotto. Quando colleghi, lei si accende. Tra l'altro sui cavi non c'è nessun fusibile, quindi si presuppone sia all'interno del circuito stampato, o almeno si spera. A questo punto giriamolo e smontiamolo dall'altra parte, così vediamo il selettore. Lui lavora con un sensore meccanico sul grilletto, mentre ha un sensore ottico di là che guarda la posizione del cutoff. Quindi quando il cutoff va su, passa la luce, diciamo, e ti stacca il colpo, in modo da farti il singolo. Quindi quando sposto il selector plate in posizione singolo, lei calcola un ciclo di sparo. Beh, è carino comunque, usa qui sensore ottico stile Titan. La cosa dubbiosa è questo cavo qui vicino, che con la saldatura potrebbe andare a toccare questo, e per l'elettronica magari non è proprio salutare. Se ti entra una goccia d'acqua A ponte. sì, lì ti manda massa sto cavo qua, è un po' rischioso. No, beh, è curioso, c'ha un sensore ottico sul cutoff per rilevare il singolo, ha il sensore invece meccanico, diciamo elettromeccanico sul grilletto. C'è da vedere come si comporta con la pioggia, però è una centralina, diciamo, di fascia media, potrebbe andare. 27 grammi e 7. 7. E questo è quello originale. Se vogliamo fare un NTV Gen 5, che sono gli ultimi pistoni che montiamo, sono questi qua, che sono in fibra di carbonio, con teste in fibra di carbonio. Wow. 19,4. Diciamo che ha parlato di NTV Gen 5 e io mi fermo qua, non voglio svelarvi altro. Basta così per oggi. Allora, vediamo come gira. All'inserimento della sua batteria sentirete questo suono, proprio perché c'è la sua elettronica interna. Per la prova di oggi usiamo una 11.1 15C di scarica a 1200 mAh. Reattività. Per la prova di tiro di questo fucile mi sono fatto dare 2 modelli, non soltanto uno. Un altro modello per poter controllare se effettivamente questo fucile sparasse out of the box, così come ho visto sparare il primo. E sia il primo che il secondo modello che ho provato hanno la stessa consistenza out of the box, che è decisamente buona per essere veramente un fucile di serie. E incredibile cosa sono riusciti a fare alla Cima. Quando sentivamo parlare dei fucili Cima ci venivano un po' i capelli bianchi. Non è una marca che io ho mai consigliato nei miei video, però obiettivamente non posso che ammettere che questo modello qua, questa serie qua, ha veramente cambiato la percezione che io ho della Cima. A 35, 40 metri, anche 45 metri, questo fucile è consistente. È incredibile quanto sia consistente, senza fare nessun upgrade. Certo, avete sentito, la ripresa del motorino non è proprio tra le migliori, ovviamente. Il costo di questo fucile si aggira intorno ai 380-390 euro. Pensate cosa potete fare con una base del genere. Customizzato, questo diventa una bomba. Come abbiamo visto non è tutto oro quello che luccica, la parte di gearbox va upgradata per avere determinate performance, l'elettronica va estirpata perché sta lì
sta in piedi non si sa perché, e soprattutto bisogna metter mano al gearbox per poter installare delle Titan, proprio perché ci sono degli elementi che vanno a confliggere con la gate. Attenzione, perché oltretutto potete rischiare di bruciarvela la gate se va a toccare coi contatti e fa massa, quindi bisogna metter mano col Dremel proprio sul gearbox. Se non siete capaci lasciate perdere. E adesso, per salutarci, proviamo a vedere anche un attimo come potrebbe sembrare con un po' di upgrade sopra. Che ne dite? Lo so che è una cosa che volete sempre vedere. Dai, ci proviamo? Oggi però non funziona. Porca miseria. Allora, vuoi rimanere o no? Non è male che... No. Vabbè, ragazzi, mi spiace, non sono riuscito a mantenere l'upgrade che avrei voluto farvi vedere, ma mi sa che ne riparleremo a breve. Tenete d'occhio il canale perché ci saranno delle grandi novità a breve. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se ne avete uno, se l'avete provato, come vi siete trovati. Se vi interessa avere anche altri contenuti, c'è la sezione abbonati dove faccio vedere altri contenuti e può aiutarmi per mantenere il canale offrendomi questa birra al mese. Per quello che mi riguarda invece vi saluto, ci vediamo alla prossima. Da Pio3 è tutto. Ciao là, impallinati.